benvenuti all'8ª puntata di Storie di Runner 451. Oggi con noi Cotto al Dente, alias Davide Campagna, e poi avremo Annalisa Zannoni, marketing expert. Marco corre dentro la maratona di Roma e ce la fa vedere da una prospettiva tutta nuova ed originale, e infine Nicolas ci darà 3 consigli per superare al meglio il cambio dell'ora e l'arrivare della primavera. Ciao a tutti e ciao Marco, benvenuto anche di mercoledì. Ciao Simone, sì, siamo di nuovo qua, ma questa cosa ci piace a noi, spero anche ai nostri amici che ci stanno vedendo un po' di più, ma le storie sono tante e le vogliamo raccontare facendovi compagnia, anche di mercoledì. Sì, mercoledì ci sarà una puntata un po' più breve, la domenica un po' più lunga, ma Marco, chiediamo subito, visto che c'è stato il cambio dell'ora, che ne parleremo nella puntata per affrontare al meglio il cambio di stagione, quindi le giornate si allungano, ma per chi corre la mattina magari troverà le prime giornate di buio. Sondaggione, scrivete nei commenti qui sotto al video, ma voi correte di mattina o di sera? Poi magari qualcuno potrà scrivere anche che corre in pausa pranzo, cosa che io faccio spesso, Marco, non so tu. No, mattina assolutamente, per me la mattina finisce già alle 10, per me già è tardi, quindi per noi mattutini l'alba è il momento migliore. No, io preferisco fare gli altri tipi di allenamento la mattina presto, ma correre se posso vado in pausa pranzo fino a che non sarà troppo caldo. Marco, ricordiamo anche che non siamo solo su YouTube, ma siamo anche su Spotify in versione video, su Amazon Music, Google Podcast e tutte le altre piattaforme podcast solo audio, così ci potete ascoltare quando andate a correre, quando andate o tornate da lavoro, con i mezzi pubblici, rilassati sul divano, quando volete. Noi siamo qui a raccontarvi le nostre storie, le storie dei runner, dei grandissimi ospiti che abbiamo, consigli su allenamento e tant'altro. Tant'è vero che su Spotify potrete anche rispondere al sondaggio che abbiamo fatto selezionando, invece su YouTube qui lasciate i commenti. Ma è ora di dare spazio agli ospiti. Marco, raccontaci tu il primo ospite, presentacelo. Il primo ospite è un grande amico che ci ha fatto tanta compagnia durante la pandemia, Davide Campagna, l'inventore di Cotto al Dente, una delle piattaforme di training più note. Lui ha cambiato completamente la vita facendo un nuovo mestiere che oggi ci racconta, e scopriremo cosa vuol dire allenare le persone attraverso le nuove piattaforme di Instagram. Sì, ascoltiamo Davide e facciamogli in bocca al lupo perché domenica correrà la maratona di Milano. Benvenuto, ti chiamerò Cotto al Dente. Cotto, ormai sono Cotto. Basta, hai ragione. Ma era per chiamare tutto il tuo nome anche sui social. Come stai? Certo. Benone, arrivo da una 30 km domenica, quindi ho ancora le gambe un po' a pezzi, però mi sto piano riprendendo. Bologna, sì. Bologna, che avevo molti runner che l'hanno fatta, non era proprio in piano, quindi si sentiva per bene. Niente, c'era alla fine, sia per chi faceva la 30 che per la 42, c'erano delle salitone finali che secondo me gli organizzatori si sono presi tanti nomi, da me sicuro tanti se ne sono presi. Però se uno conosce Bologna, io ho iniziato a correre praticamente a Bologna perché studiavo lì, abito lì vicino, e quindi dai, è difficile Bologna trovare pianura. Poi noi siamo abituati, andiamo a correre spesso sui colli, per cui siamo abituati, però in gara è un'altra cosa, cioè in gara vorresti sempre piano, se non addirittura discesa, lo spereresti sempre. Ma infatti farai la maratona di Milano, che di dislivello credo che non ne abbia. Sì, penso che sia, l'anno scorso l'ho fatta come preparazione per quella di Boston, è abbastanza semplice come percorso, per cui su quella andrò tranquillo. Io Marco. Simone, se posso vorrei semplicemente dire grazie a Davide per stare qui con noi. Ricordo Davide Campagna, il creatore dello spazio di formazione, un servizio pubblico, è tutto un insieme di mondi che si è creato grazie alla sua fantasia e una visione secondo me attualissima, che è lo sport raccontato attraverso la rete, e Davide Campagna è tutto questo qui, che è sia nutrizione di qualità ma che sport di salvezza è stato, no? In un momento difficile in cui eravamo chiusi, lui ha capito che poteva andare oltre lo schermo e entrare dentro le nostre case. Ti abbiamo conosciuto sotto lockdown e sei andato ben oltre. Oggi vive lo sport a 360 gradi, raccontando New York, raccontando quella che sarà la preparazione di Milano, e
quotidianamente attraverso l'alert su Instagram è partita la diretta che noi a volte dico Dio santo, rieccolo, via, si riparte. Alle 7 di mattina, così ti sveglio con 2 urli. Com'è vivere tutto questo? Com'è stato passare da una sedia, no? Dalla poltrona del dentista a vivere oggi una vita, insomma, che è comunque impegnativa per te, per tutto quello che hai mosso? Sì, è forse più impegnativa oggi rispetto a prima, perché comunque prima avevo degli orari, no? Entravo la mattina in studio, uscivo la sera, ma con degli orari stabiliti, il weekend era weekend, le vacanze erano vacanze. Adesso tutto questo non c'è più, però ti dico, è una figata, lasciami il termine, perché comunque sono riuscito a fare del mio lavoro quello che amavo, quindi lo sport e la cucina, tutto, diciamo, raccontandolo alle persone per come lo faccio realmente, per cui è abbastanza, diciamo, bello come cosa, molto bello. Assolutamente sì. Considera, Simone, che quando partono le dirette ci sono amici che sono irraggiungibili, non ti scrivono, non ti parlano, ma neanche dopo, perché poi le dirette di Davide sono toste. Insomma, io ci ho provato proprio in casa in quei momenti di isolamento e ho scoperto degli esercizi. Io il burpees l'ho conosciuto con lui, io non sapevo dell'esistenza del burpees. Noi veniamo da una formazione un pochino più, diciamo, da pista d'atletica, ma quei lavori che fa fare te li ritrovi sulle gambe quando vai a correre. Cioè ci sono podisti che ti seguono? Molti, e ti dirò che anch'io ho fatto i miei migliori tempi dopo il lockdown, quindi dopo aver introdotto nella mia quotidianità questo tipo di allenamenti, perché sebbene diciamo possano sembrare cose, diciamo, da palestrato quando si utilizzano i pesi o comunque persone malate di fitness e basta, in realtà vai a rafforzare tanto il core, vai a rafforzare tanto le gambe e comunque anche il cuore, quindi diciamo sia una grossa mano, tanti benefici per il runner. Vedi Marco, quando io rompo le scatole in tutti i video, tutti i runner che alleno sull'allenamento della forza per la corsa, che è così tanto poco ancora accettato, e del core, perché la stabilità, insomma ci sono ricerche che dimostrano che l'allenamento della forza riduce il rischio di infortuni anche fino al 70%, non a caso. E sai una cosa, per noi maschietti, che io in palestra non li allenavo mai, i glutei fondamentali, in palestra mai una volta mi sono messo a fare proprio allenamenti specifici per i glutei, adesso invece che li faccio ti assicuro che ho, diciamo, molti benefici, per cui, diciamo, bisogna allenare tutto il corpo, non è che uno deve uscire a correre e basta tutti i giorni, come fanno molti. Assolutamente. Una cosa che sei riuscita a sposare fondamentalmente è proprio unire il piacere della vita attraverso la tavola, no? Quindi mangiare bene per correre bene o fare sport di qualità. La tua ricerca nell'ambito culinario c'era, si è sviluppata, avevi un nucleo di partenza, come è diventato anche il rapporto con tua sorella, che è stata poi, tra virgolette, la socia in tutto questo, no? Che ti ha sostenuto. Da dove veniva? È una tradizione di famiglia la cucina? No, in realtà la tradizione della famiglia sono proprio i denti, perché mia mamma è odontotecnica, mio padre è dentista, mio zio odontotecnico, mia cugina è dentista, quindi siamo tutti lì. E mia sorella è avvocato, per cui non c'entra niente con la cucina in realtà, però è l'amore che c'è sempre stato attorno alla cucina, perché siamo famiglia siciliana, quella di mia mamma, che riuniva l'immensa famiglia attorno al tavolo, e quindi ho sempre visto tutti cucinare, perché tutti portavano qualcosa, eravamo anche circa in 20 quando ci trovavamo tutti assieme. Quindi tutti portavano qualcosa e quindi la tavola per me era un'aggregazione. È chiaro che nel tempo, diventando sempre più sportivo, la tavola doveva essere aggregazione, ma comunque essere un qualche cosa che mi permettesse di poi riuscire a star bene, prima di tutto con me stesso quando mi andavo poi ad alzare la tavola, ma anche il giorno dopo, sia in palestra che a uscire a correre. Per cui ho piano piano approfondito, ho studiato e soprattutto ho sperimentato su di me quello che poi mi faceva star bene, sui miei amici, su mia sorella, su tutti gli altri. Piano piano ho cercato, ovviamente anche andando a leggere libri, parlando con dei nutrizionisti, diciamo, con tante persone, ho cercato di trovare delle ricette che potessero essere, diciamo, il più, diciamo, adatte a persone che fanno sport, che poi non vuol dire dieta, vuol dire una ricetta, diciamo, che vada a sostenere anche un allenamento. Poi chi si allena di più mangia quantità maggiori, chi si allena meno mangia quantità minori, ma non è che uno mangia una cosa e gli altri ne mangiano un'altra, che è una cosa che invece le persone non capiscono. Sono a dieta, per cui via pasta, via pane, via frutta secca, no,
sbagliato. Sì. Ma dimmi una cosa, Davide, ci sono state considerazioni da parte di professionisti della cucina nei confronti delle tue ricette? Oggi tutti guardiamo programmi, no, dove la cucina è centrale e dove abbiamo capito un pochino le dinamiche, no, anche dei voti che vengono dati, per quanto in rete sappiamo benissimo come prima di scegliere un ristorante dove dobbiamo andare a leggere. Su di te è stato fatto questo lavoro direttamente a te? Ti hanno detto sì, no, è giusto, sbagliato o no? Ma guarda, sulla cucina meno, sono sincero, perché diciamo, ho trovato gli altri blogger, gli chef e i nutrizionisti un pochino più umani online, anche se ultimamente con TikTok i nutrizionisti stanno diventando tutto fuori che umani, perché ognuno ha la sua teoria e attacca gli altri. E quelli che ho trovato molto cattivi sono stati i personal trainer invece. I trainer invece sono stati alcuni veramente pesanti, con degli insulti e tutto il resto. Io adesso lo vedi anche di qua. Sì. Dov'è che è? Perché al contrario, il diploma, ho preso il diploma di primo, secondo, terzo livello da trainer. Non è mia intenzione diciamo rubare il lavoro, come molti dicevano, ai trainer e allenando le persone one to one. Cioè io non è che non lo voglia fare, però preferisco, mi piace questo, il mio lavoro è un altro, cioè il mio lavoro è comunicare e trasmettere la passione e la gioia per lo sport, e quindi non è mai stata mia intenzione mettere in difficoltà altri professionisti. Ho cercato di aiutare le persone in momenti difficili e io spero di far sì che le persone si alzino dal divano e gli venga voglia di fare sport per poi rivolgersi a dei professionisti per farsi seguire one to one. Quindi quello che non hanno capito molte persone era proprio quello, cioè io non stavo cercando di rubare il lavoro a nessuno, io stavo cercando di creare un movimento verso lo sport, poi per farlo arrivare a tutti, capito? Ricordiamoci che le lezioni di Davide su Cotto sono lezioni open, cioè chiunque può collegarsi agli orari. Su YouTube, su Instagram, sono tutti assolutamente. Open. Ce ne sono tanti. E se io penso che mia figlia, insomma, che altrimenti a me non mi ascolta, cioè con me a correre non c'è mai venuta, però le tue lezioni le segue e mi ha detto questa cosa, ha fatto: papà, gli chiedi come fa a parlare mentre fa quelle cose? Perché dice io non riesco neanche a respirare, e lui parla come se stesse nella sala d'attesa del dentista, proprio, insomma, la chiacchiera quella coinvolgente. È ovvio. Ti svelo una cosa. Sono tornato dal Messico sabato sera. Dal Messico ovviamente non sono riuscito ad andare a correre, perché io quando viaggio poi mi muovo continuamente, quindi mi piace anche staccare, quindi non ho corso. Mi sono fatto 2 allenamenti miei la mattina. Allora c'era con me una mia amica, mi fa: ma come cavolo fai a parlare? Ho detto: guarda, non lo so, perché neanche io mentre li facevo lì guardandomi riuscivo a parlare, ero sfatto. Si vede che quando la telecamera è davanti, cioè mi trasformo, capito? Proprio divento un'altra persona, entro in uno stato, diciamo, di trance particolare, come quando sei in gara di corsa, che dici: come ho fatto a fare quel tempo? Solo perché entri veramente in un mondo a parte, e quindi riesco a parlare per quello, perché sennò neanche io, quando seguo i miei davanti alla TV, riesco a parlare. Senti, Maratona di Milano, che obiettivi hai? Allora, ad oggi il mio record è a Boston, che l'ho fatto proprio nell'ultima maratona per completare le major, che è 2:49:59, un tempo che non vorrei mai più battere, perché è troppo bello anche da dire, no? 2:49:59. Ma il numero è vero. Sì. E Milano non ti so dire se in questo momento ho le gambe per poterlo battere, perché diciamo l'ho preparata, ma neanche poi così tanto, e soprattutto perché lo vorrei fare con un mio amico che è il mio preparatore atletico, che poi è anche il mio osteopata e tutto il resto, e lui è un triatleta e si è iscritto perché farà la sua prima Ironman a giugno, e quindi mi vedo più come una lepre per lui che uno che vuol fare il tempo per me. Cioè, mi piace anche proprio che lo sport, le maratone per me sono anche questo, cioè aiutare gli altri. Lui mi ha aiutato tanto per ottenere il mio record, e quindi adesso voglio spingere lui. Quindi io gli ho detto che lo porterò sotto le 3 ore. Fino a che bisogna vedere lui dove riesce ad arrivare. Se lui riesce ad arrivare a 2:48, lo porterò a 2:48, se anch'io ci arrivo. Se si vuole fermare a 2:55, ci fermeremo a 2:55. Non è tu, sai, come scendere sotto le 3 ore è un bel lavorone, quindi sì. Immagino che questo ragazzo qui, oltre alle lezioni, sta mettendo insieme quanti chilometri a settimana stai macinando? Un'ottantina. Ecco, insomma, buono. Io poi corro solo qua. Io non sono quello che ne fa ne faccio, ma non ne faccio un'infinità di chilometri, perché comunque ho anche tanti altri allenamenti. Generalmente non chiudo mai oltre gli 80-90 chilometri a settimana. Non sono pochi, Davide. No, infatti, però so che c'è chi ne fa anche tanti di più, per quello lo dicevo. Sì. Cioè, diciamo che chi corre
sui tuoi tempi, di solito i 100 li supera tranquillamente nelle settimane di carico, senza andare a toccare i professionisti che ovviamente si avvicinano ai 200 o li superano. Sì. Bene, Marco. Sì, no, io sono contentissimo di questa chiacchierata, di aver fermato un attimo colui che noi vediamo puntualmente farci faticare e farci questa chiacchierata, e sarei felicissimo di sentirci dopo Milano per vedere insomma innanzitutto come è andato il tuo amico e poi un commento anche a caldo della gara, insomma in vista dell'estate quali saranno i programmi di con la medaglia al collo. Facciamo la prossima chiamata con la medaglia al collo. Assolutamente, benissimo, perfetto. Intanto grandissimo bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie a voi. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Bella questa intervista a Cotto. Anzi, ragazzi, se lo seguite, scriveteci nei commenti se lo state seguendo, se non lo state seguendo, se lo avete scoperto, andate così alle 7 del mattino vi sveglio e vi fa fare un bel allenamento. A proposito, vero Marco? Sì, la mattina c'è chi prende il caffè e chi fa una seduta di training in casa, però comunque è sempre un bel momento e vedrai che le due cose non sono incompatibili, anzi. Sì, si può prendere il caffè prima e dopo come faccio io. A proposito di caffè di 7 del mattino, ricordiamo ai nostri ascoltatori che il sabato mattina alle 7 c'è uno spin-off del nostro show, del nostro podcast, che è il caffè di storia di Runner 451, dura 10 minuti, ci avete seguito in tanti sabato 25 marzo, seguiteci anche i prossimi sabato, ogni volta chiacchieriamo di un fatto di corsa diverso, abbiamo parlato del record della maratona appena avuto e che si potrebbe battere proprio questa domenica a Milano e di altre cose. Andate a recuperare la puntata se non l'avete visto. Ma adesso, a proposito di maratona, Marco, tu hai corso la maratona di Roma e ce la fai vedere da dentro, giusto? Esattamente, proprio da dentro, perché grazie a Claudia, un'amica che era la sua prima maratona, una tua atleta, nel frattempo mi sono divertito a riprendere i campioni, tanti amici in gara, in una prospettiva diversa, vissuta anche con più calma, perché insomma la maratona a Roma per noi romani è sempre un impegno in tutti i sensi, anche da spettatori. Riviviamo questo 19 marzo insieme a Marco e a Claudia. Questa è la quiete prima della tempesta. Piazza Cavour, 18° chilometro. Le strade di Roma come non sono mai in nessun giorno dell'anno. Guardate che roba. Poi dite perché non dovremmo fare una maratona al mese? Magari. Inizia così la maratona di Roma, già dentro la metro in attesa della partenza, c'è chi ha la prima, chi l'aiuta e non stiamo da soli, ce ne sono tanti ed è così che inizia la maratona di Roma. Amici di Storia di Runner 451, ditemi voi dove sta una partenza più bella di questa. Guardate che roba. Stanno arrivando tutti quanti, hanno lasciato le borse e la partenza è tra poco, dai, mezz'ora circa. Stiamo andando verso le gabbie, sotto il Colosseo. È stupendo, Guardate qua. Bellissimo. Eccoci, ce la facciamo! Vai ragazzi! Vai Claudia! Che meraviglia ragazzi! Eccolo, passaggio alla mezza dei primi, 1.03. Che meraviglia! Olè Claudia! Sei stata bravissima! È finita, ultimi 500 metri! Bellissima! Brava!
È spettacolare, ragazzi, ogni volta è sempre più bello. Questo è l'arrivo di una maratona sudata, voluta e presa coi denti. Bravissima, forza Claudia, così è. Come è iniziata è finita dentro una metropolitana. Sì. Come è giusto che sia. Però è bello perché è iniziata col sorriso e finisce col sorriso. Quello vuol dire fare una maratona fatta bene, sei stata proprio brava. Fai vedi la medaglia? Eccola. Che spettacolo. Ciao Simone. Ciao Simo. Grazie. Che soddisfazione, Marco, vedere Claudia con quella medaglia, averla aiutata a concludere la sua prima maratona, l'abbiamo aiutata insieme. Era felicissimo. E sì, ho visto il sorriso, come ha ben detto e come hai detto anche tu, parla da solo, siete stati bravissimi e mi avete emozionato, grazie mille. Adesso Marco è il momento di Annalisa Zannoni, che è stata un'intervista davvero interessante. Diciamo che ci parla di diverse cose, perché è molto interessante il fatto che lei sia mamma di 3 bimbi, di cui 2 gemelli appena avuti e un bimbo di 5 anni. Ci racconta come organizza la sua vita per correre, ma poi sono venuti fuori, e poi però è venuto fuori tutto il suo argomento. Lei è una super esperta di comunicazione, di marketing, sul fatto che ha lavorato per tanti anni per un noto brand americano che si chiama Nike. Non volevo fare nomi come specialista uno poco marketing, conosciuto. Non so se lo conoscete, e oggi lavora in un'altra azienda, molto interessante. E poi chiacchierando ho anche scoperto, Marco, che abita a Milano, ma è praticamente una quasi mia concittadina perché è originaria di Faenza. Sì, no, quando incontriamo queste persone che hanno avuto la capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato della comunicazione, ti danno un sacco di consigli. Lei è veramente illuminante come professionista, come donna che corre dietro a 3 maschi piccoli che insomma, siamo al marito, ci hanno tanto da fare ancora. Bene, sentiamo cosa ci ha detto Annalisa, seguitevi tutta la chiacchierata fino alla fine. Ciao Annalisa, benvenuta su Storie di Runner 451 Show, come stai? Bene, un po' stanca, un po' assonnata, ma bene. Ciao, con un Annalisa, sottofondo di buongiorno, con un sottofondo di pianto, non so se si senta, ma meglio di no. Come stanno le 3 pesti? Per chi non lo sa, Annalisa ha 3 bimbi, uno di 3 anni e 2 gemelli di 3 mesi, e quindi immagino che la vita non sia bellissima, ma non semplicissima in questo momento. No, infatti. Sì, no, il grande ha 5 anni e i gemelli hanno 3 mesi, no, niente. È molto stancante, si cerca di trovare una quadra e si dorme poco, ma tanto quello era stato messo in conto. Ce l'avevi già. Come vi dicevamo, Annalisa lavora da tanti anni nel campo del marketing, donna manager, ha lavorato tanto nel marketing legato al mondo del running in Nike, e colpisce un po' la sua storia. Qualcuno di voi magari l'ha già letta sul Corriere, perché non è l'unica, però ci piace a me e Marco portare queste storie come esempio, secondo me anche di ispirazione e motivazione per chi magari trova fatica nell'organizzare la propria vita da runner con tutto il resto. E quindi è una storia di donna che lavora, che ha 3 figli, ma che riesce a seguire la passione del running. Annalisa, come fai? Allora, in tutta onestà, la passione del running in questo momento c'è. Non ho ancora tirato fuori le mie nuove scarpe da corsa perché sto cercando una babysitter che appunto per darmi il tempo di correre, ma programmo la prima corsa probabilmente tra questa settimana e la prossima, perché sono finalmente arrivata a una rosa di babysitter. Di candidate. Di candidate, esatto. Però no, per me è fondamentale mantenerla, perché mi dà proprio quell'equilibrio per rimanere sana mentalmente, con una giusta attitudine positiva, perché appunto il momento è stancante e c'è bisogno di qualcosa che mi ricarichi. Il running nella mia vita mi ha sempre permesso sia di ricaricarmi che di prendermi tante soddisfazioni, amicizie, quindi è fondamentale. Senti, ma cos'è che ti ha portato a iniziare a correre e quando è che hai iniziato a correre? Allora, io ho iniziato a correre mi pare nel 2011. Io ho giocato 20 anni a pallavolo anche a buoni livelli, un po' in giro per l'Italia, e poi ho iniziato nel 2011 con una semplice domanda. Mi sono chiesta, ma visto che io riesco a correre 10 km, mi ero appena trasferita a Bologna, chissà se riesco a fare una mezza maratona, ma non so perché mi è saltato il grillo, proprio perché forse sono una persona che si chiede sempre se riesce a fare qualcosa di più di quello che fa.
quindi ho iniziato così, ho iniziato a correre, ho iniziato ad allenarmi, ho visto che ci riuscivo e mi divertivo anche, e poi mi allenavo la mattina presto, mi ricordo andavo al lavoro sempre super carica, e quindi ho detto allora è una buona cosa. Poi di lì ho detto chissà se riesco a fare una maratona, poi di lì ho detto chissà se riesco a fare a 100 km, poi basta, mi sono fermata al passatore e va bene così, non lo rifarei come mi chiedono tutti, bellissima esperienza, non la rifarei, però molto bella, sì. Sono pienamente d'accordo. Posso, Simone, vorrei chiedere una cosa a proposito di questa evoluzione del running, prima e dopo la famiglia, no? Quando eravamo da soli correvamo con una maggior libertà. Oggi Sì. pensare di riprendere a correre dopo ovviamente i ragazzi, no? I 3 mesi che insomma ti portano via molto tempo, come si supera quell'incastro per cui vivi un po' con il senso di colpa, no? Il senso dell'abbandono che si racconta, specie nell'ambito del running al femminile. È Tu vero, sei sì. una donna che ha superato, no? Anzi, è stata lei che ha aiutato molte donne a venire fuori da questo incastro. Sì, allora io innanzitutto, cioè, posso dire che convivo molto bene con me stessa, non ho quel senso di colpa quando vado a correre, perché se io sono felice e sono sana di testa, poi questo fa bene anche ai miei figli, quindi non posso, proprio non ce la faccio ad avere quel senso di colpa perché me ne vado un'ora a correre. Col primo era stato un po' più semplice iniziare a correre, uno perché era uno e poi perché lo mettevo nel passeggino, e quindi ho fatto per dire anche la DJ Ten con lui, cioè sono riuscita a fare un po' più di attività. Con questi che sono 2 non li metterò nel passeggino perché mi sembra anche un po' pericoloso e mi sembra un po' un'ostentazione esagerata, Sì. cioè va bene, però appunto mi ritaglierò lo stesso tempo proprio perché devo farlo per me stessa e per far star meglio poi anche la mia famiglia, mio marito in primis, che non avrà a che fare con una versione sclerata di me ma più ricca di endorfine, più positiva, e anche i miei figli che mi vedranno più sorridente. Quindi questo è un po' il messaggio che cerco di dare io sempre. Mi Se sembra una cosa fa l'ideale. stare Marco, bene te, fa star bene anche poi la tua famiglia. Senti Marco il pragmatismo romagnolo come viene fuori, perché Annalisa è di Faenza, qui vicinissimo a casa mia, dove poi sono spessissimo. E Annalisa, come hai portato avanti in questi anni, quando lavoravi nel mondo del marketing legato al running, la tua passione per la corsa? Cioè c'era una sorta di contaminazione, non so dove finisce il lavoro, che è una cosa che Sì, vivo anche io, assolutamente, ovviamente, e dove inizia la passione. C'era questa cosa qui, era fortissima, e vi dirò, io ho fatto molta fatica anche a staccarmi da questo, perché nell'immaginario di tutti è rimasta la versione di Annalisa che corre, Annalisa corre per sport, Annalisa corre per lavoro, Annalisa corre per passione. E mi ricordo che è stato proprio che difficile quando poi ho cambiato azienda, cioè nell'immaginario di tutti è rimasto che Annalisa corre, che va bene, mi piace come cosa, però poi quando lavoravo e correvo mi ritrovavo un po' anche a volte in un conflitto di interessi in realtà, perché giustamente, cioè io lavoravo per un brand specifico. È ovvio che cioè io se parlo, magari dovevo prendere certe posizioni, ma io non ce la faccio tanto a essere non trasparente, quindi poi alla fine mi è capitato a volte forse di non dire la cosa giusta, però voglio dire, io sono per la trasparenza e la correttezza nei rapporti, però sì, questa cosa qui della contaminazione è fortissima, non sai dove finisce uno e dove inizia l'altro. E senti, leggevo sull'articolo uscito sul Corriere che fai parte anche di un gruppo di donne che fanno sport o che corrono, non lo conosco, Sì. Ce ne parli un po'? Sì, allora il gruppo è Volt Women, è una sorta di movimento, in realtà è nato tanti anni fa, nel 2011 mi pare, ed è nato come in realtà una community su Instagram, creata da 2 ragazze di Copenaghen e una ragazza di Parigi. E loro hanno come scopo incentivare il mettere in contatto donne, ragazze tra di loro da tutto il mondo con esperienze di sport diversi e diverse anche come esperienze, per essere di ispirazione l'una con l'altra. Quindi la corsa è quella primaria, diciamo, come sport, però in realtà spesso si mettono in contatto anche persone che fanno altri sport. È stato sempre molto bello far parte di questo gruppo perché potevo leggere comunque di racconti di storie di donne veramente motivanti, anche donne che non hanno, per dire, accesso allo sport, cosa che noi diamo per scontato, ma non è così banale.
Ad oggi il gruppo è ancora attivo, noi ci sentiamo per dire tra di noi, però ovviamente la community di Instagram si è un po', non dico spenta, ma col fatto che Instagram stesso ha iniziato ad avere tutti i meccanismi legati all'advertising, quindi alla pubblicità a pagamento, è ovvio che l'organico, cioè quello che viene raggiunto da un utente che segue un account, è molto diminuito, perché se non si paga il contenuto dietro, come ben sapete, non viene visto. E quindi ogni tanto viene rilanciato anche tra di noi. Se si vuol parlare di un argomento specifico, ispirazionale, lo possiamo fare, contattiamo appunto le 3 founder e possiamo appunto lanciare iniziative. Io una cosa che ho sempre avuto molto a cuore è stata la corsa durante la festa della donna l'8 marzo, proprio per portare un messaggio di accesso allo sport per tutte le donne. Purtroppo quest'anno non riesco a organizzarlo perché sono un attimo vincolata, esatto, impegnata purtroppo, però ecco, insomma, è una delle cose che ho sempre amato fare e ci credo tanto. Penso che poi non si esaurisca solo online la cosa, cioè tanto fa quello che uno porta nella vita di tutti i giorni, anche ai suoi contatti, poi se viene diffuso su internet, sui social, sul web, tanto meglio, però ecco, conta tanto quello che uno fa nella vita di tutti i giorni, secondo me, per essere di supporto. Bello, bello. Marco, come senti, viene sempre fuori la storia, che non è la prima che ce lo dice Annalisa e che noi lo ripetiamo spesso, non diamo per scontato il fatto di poter uscire a correre, che non è così scontato. No. Ultimissima domanda. Tanti anni nel marketing legato al running, mondo della comunicazione. Come vedi che secondo te evolverà e che idee hai di questo mondo? Allora, secondo me ci sarà qualcosa di un po', come dire, che dovrà cambiare l'approccio, perché fino ad oggi io vedo tanti brand fanno sempre le stesse cose e quindi secondo me ci dovrà essere un momento, e anche un po', se vogliamo, i format di chi vende running sono un po' sempre tutti uguali, tranne rari casi che sto trovando in giro per l'Italia. Cioè il format è sempre apro il negozio dove vendo la scarpa specializzata, ma manca sempre un po' quella in più che dovrà esserci, perché purtroppo l'utente o il consumatore è diventato sempre più esigente. Quindi io mi aspetto che ci sia un qualcosa che cambi un po' le carte in tavola, ecco. Si è visto un po' di anni fa che c'era stata un po' una riaccensione della passione verso il mondo del running da parte dei giovani. Secondo me oggi un po' si era un po' spenta, adesso forse con quello che c'è stato a livello di atletica mondiale si è leggermente riacceso, però non ha mai quella spinta forte nel mondo dei giovani, secondo me, running, che è un po' un peccato, perché secondo me dove uno si potrebbe divertire di più, soprattutto correndo in gruppo, che è una cosa che viene abbastanza ancora sottovalutata e viene sempre un po' targata come qualcosa che fanno i tapascioni, gli over 40, e quindi ci credo molto in questo. Vediamo chi riuscirà a prendere la palla e a cambiare un po' le cose, ecco. Bene. Annalisa, grazie mille per la tua disponibilità. Torna dalle tue 3 dalle belve. Bravissima. Sì. E ci sentiamo presto. Un abbraccio. Grazie a voi. Grazie. Ciao Annalisa, grazie. Ciao, buon lavoro. Ciao. Tornati, eccoci di nuovo dopo questa bella chiacchierata con Annalisa e vabbè, sono proprio dei professionisti, ne sanno tantissime e noi facciamo tesoro dei suoi consigli. Però che ti devo dire, che la cosa che ci ha più colpito ovviamente questa settimana quando ci siamo andati ad allenare ai Marmi è che la sera il tramonto lì è ancora più bello, perché dopo le 18 ancora si lavora bene e proprio c'è un rifiorire, no? Delle nostre capacità percettive dell'ambiente circostante. E Nicolas in questo ci ha dato un sacco di consigli e un suo punto di vista sui cambiamenti a seguito del cambio d'orario stagionale, ma ogni anno è sempre un... Sì, perché poi solo un'ora, Marco, sembra poco, ma in realtà un po' ci sfasa abbastanza, e quindi seguire i consigli di Nicolas ci aiuterà. Ma poi vorrei invitare anche i runner e non solo, che ci stanno ascoltando, li abbiamo già chiesto a inizio puntata, mi raccomando, sondaggione, correte la mattina o correte la sera, scriveteci anche, ma voi come vi influenza il cambio dell'ora? E adesso chiediamo a Nicolas come fare in modo che influenzi il meno possibile, ovviamente negativamente. Nicolas, bentornato su Storie di Runner 451. Senti, abbiamo cambiato da pochissimo l'orario, pochi giorni, e un'ora ci sfasa, e nel mentre cambia anche la stagione, poi giorni caldissimi, poi di nuovo un gran freddo, poi dopo ritornerà ancora il caldo. Abbiamo delle soluzioni
per riuscire a gestire al meglio il cambio dell'ora e anche il cambio di stagione? Assolutamente sì. Ciao Simo, innanzitutto, ciao a tutti. Allora, ci sono 3 piccole cose che possiamo fare per migliorare l'adattamento al cambio di stagione e al cambio d'orario. La prima, che sembra una banalità, è creare una routine del sonno. Una routine del sonno vuol dire cercare tutti i giorni di andare a letto alla stessa ora e tutti i giorni svegliarsi alla stessa ora. E possibilmente questi orari devono essere anche, diciamo, collegati alla routine del sole, che è proprio cambiato qualche giorno fa. Di conseguenza il mio consiglio è cercare di andare a letto verso le 10:30, 11 e svegliarsi verso le 6:30, 7, che sono le classiche 8 ore di sonno e ci portano ad avere un ritmo il più naturale possibile. Chiaramente non vale farlo per un giorno solo, deve essere fatto questa cosa qua in maniera costante, anche se è difficile, perché chiaramente la sera a livello sociale è quello in cui si fanno un po' più di cose, però si cerca di fare quello che si può. Un'altra cosa importantissima, che sembra sempre una banalità, è bere tanto. Bere tanto ci aiuta ad adattarci al cambio di temperatura. Bere tanto soprattutto nella prima parte della giornata, quindi diciamo dal risveglio al metà pomeriggio, che è il momento in cui abbiamo più bisogno di acqua. L'acqua ci aiuta in tantissime funzioni metaboliche, anche l'adattamento alla temperatura esterna, soprattutto quando è più caldo. Ci può venire in soccorso anche un multivitaminico, che è una terza cosa che possiamo fare, perché assolutamente in questa stagione tendiamo ad avere livelli vitaminici più bassi, di conseguenza integrarli può essere una buonissima soluzione. Perfetto, Nicolas, allora adotterò subito i tuoi consigli, soprattutto quello della routine del sonno, sai che per me è un problema. Per tanti. E ci vediamo e ci vediamo alla prossima puntata qui su Storie. Ciao Nicolas. Ciao a tutti. Insomma, Simone, la routine del sonno è fondamentale e in tutto questo nulla cambierà per quanto riguarda i nostri messaggi all'alba la mattina, no? Perché dovete sapere che io e Simone abbiamo un rapporto quasi da amanti. Negli orari in cui tutti dormono, noi abbiamo in noi il momento migliore, e quindi mi raccomando, non farti distrarre dal cambio d'orario e continuiamo a scrivere in quegli orari lì. Sì. Alle 6 sei il primo a cui scrivo la mattina. Devo dirti che a volte scrivo anche a Nicolas, che è un altro che ha degli orari assurdi. Fai delle chat all'alba. Sì. Sì, io guarda, è l'orario che mando più messaggi, perché poi mi butto nel lavoro. Ascolta Marco, abbiamo finito questa bella puntata. Io voglio ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo di mercoledì, ma poi abbiamo fatto anche un sondaggio su YouTube, abbiamo visto che tanti vedono o ascoltano come diciamo sui podcast la puntata nei giorni dopo, anche a pezzi, ma vabbè, bello così, andatevi a recuperare il pezzo che volete, seguite quello che volete, però commentate, lasciate un like, condividete con gli amici e soprattutto state con noi, perché ad esempio domenica prossima, torniamo orario classico alle 19, vi aspetta Anna Incerti, super campionessa di maratona e non solo, ex campionessa europea. È stata un'intervista divertentissima, ha fatto morire da ridere. È vero, super divertente, quindi non perdetevela. Poi per tutti quelli che parteciperanno all'Appia Run, Marco penso tu sia uno di questi, il 16 aprile andremo a intervistare il presidente della manifestazione, Marco è andato, e ci racconterà i segreti della gara per prepararvi al meglio a 2 settimane dalla gara, ma non solo. Pensa te Simone, che io circa 20 anni fa correvo una delle prime Appia Run con un Garmin Forerunner, no? In occasione del 20° anniversario di questi fantastici strumenti per correre, sei stato a Milano a incontrare campioni e professionisti per una giornata di chiacchiere e allenamenti. Hai corso con Baldini, hai intervistato Daniel Fontana, è stata una giornata importante. Sì, è stato importante e meno male che sia Stefano Baldini che Daniel Fontana non hanno spinto troppo sulle gambe, perché abbiamo fatto una sfida a squadre che domenica potrete vedere all'interno di Storie di Runner 451, ma a questo punto io mando a tutti un abbraccio virtuale, anche a te Marco, e vi diamo appuntamento sabato mattina alle 7 per i 10 minuti di caffè di storie di Runner 451 e domenica sera dalle 19, ma poi le puntate potete vederle quando volete, per la 9ª puntata di Storie di Runner 451. Buone corse! Ciao ragazzi, ciao!